satirico, è satirico. Allora, iniziamo la seconda giornata. In questo festival non sono 4 giornate ma 3, pertanto invito anche gli oratori a tenersi a un tempo più breve. Quindi incominciamo. La dottrina di governo che è valsa nel Mediterraneo, in Europa, e che ha compreso poi anche i 3 monoteismi, discende è soggetta, è una dottrina che si chiama algebra e geometria del governo. Quindi algebra, quindi ogni costituzione di governo, geometria, ogni istituzione di governo. Discorso costituzionale, discorso istituzionale, o discorso quindi del governo, discorso politico. Qual è questa dottrina? L'uno si divide in 2. La moltiplicazione, la stessa molteplicità, la creazione, lo stesso popolo sorgono dunque come una conseguenza dell'uno che si divide in 2, come la sua sequenza, la sua linea, il suo cerchio. Proprio questo, e quindi anche il popolo non soltanto risponde al fantasma, il fantasma del popolo risponde al fantasma del tiranno, ma appunto la stessa moltitudine così cara alla cosiddetta postmodernità sorge proprio rispetto a questa algebra del governo. Ma l'uno non si divide in 2, nessun androgeno, nessuna unità. Le cose non procedono dall'uno, il governo non procede dall'uno, il fare, l'industria, l'impresa, il pragma non procede dall'uno. L'uno è diviso da se stesso, è differente da se stesso, perciò l'uno procede dal 2. L'uno stesso procede dal 2. Questa è la procedura, ma la processione è che l'uno procede dallo 0. E che nell'intervallo fra l'1 e lo 0, fra il sentiero della legge e il sentiero dell'etica, il pragma, il racconto, il sogno, dimenticanza, il pragma, l'impresa, l'industria, la città.
Se l'uno invece si divide in due, le cose procedono dall'uno e non c'è due. Il due così non è originario, ma nemmeno l'uno è originario, perché l'uno cade sotto il fantasma di origine, sotto il fantasma di morte, sotto il fantasma di padronanza. Non c'è padrone se l'uno si divide, è diviso da se stesso. Se l'uno procede dal due non c'è padrone. Non c'è la logica del padrone e dello schiavo. Non c'è l'uroboros, il serpente che divora la propria coda. E così si rigenera. Quindi la dottrina di governo, quella sotto cui è stata inclusa anche la cosiddetta democrazia, è dottrina gnostica. Poi la stessa Trinità intesa come tre unità, è chiaro che è negazione dell'apporto di Sant'Agostino, non è piuttosto la logica che è singolare triale. Se l'uno procede dallo zero e tra lo zero e l'uno c'è l'intervallo, quindi l'altro, senza più il principio del terzo escluso, allora le cose procedono secondo una logica singolare triale, che è la simultaneità, l'operazione, la dimensione, la funzione. O il governo, quindi, è nella parola, è in atto ed è secondo l'aritmetica, o è secondo l'algebra e secondo la geometria. Se è secondo l'algebra, allora vale l'apologo di Menenio Agrippa, vale il principio di unità, il principio di selezione, il principio di elezione. Quindi vale il principio di non contraddizione, che era soltanto una figura retorica, assunta poi come fondamentale in ogni discorso di governo. E in ogni discorso politico. Ma il principio di contraddizione è il principio del due e il principio del tre. Nella relazione l'inconciliabile e non già la conciliazione, e nella sintassi anche qui la contraddizione irresolubile, perciò gli effetti di senso e di dispendio, perciò l'equivoco. Allora la democrazia, accennavamo, è dunque nessuna idealità, nessun concetto, nessun modello. Ipotesi pragmatica, intanto ipotesi pragmatica, ipotesi politica, ipotesi dell'avvenire. Ipotesi dell'avvenire. Questa ipotesi soltanto se l'idea della voce, quindi del punto di astrazione, del punto di oblio, opera perché le cose che si fanno si scrivano e si concludano e si qualifichino. Allora questa è solo così, solo per questa idea che l'ipotesi dell'avvenire
rientra nell'azzardo e rientra nella abduzione dell'altro. Ma se l'idea della voce è l'idea che io ho o che non ho, allora è l'idea agente, è una specie di agenzia divina. E questo quindi è senza la voce. E il vuoto allora non è il punto vuoto, è il vuoto senza il punto. Ed è sempre come quella colombina che mentre fendeva l'aria si era messa a immaginare che nel vuoto avrebbe potuto volare meglio. I contributi finora sono di un assoluto interesse, testimonianze, istanze, proposte, contraddittori e lasciando sempre la questione aperta. E noi rimaniamo con la questione aperta, da cui appunto ancora procedono delle cose e da cui può procedere anche il governo per ciascuna impresa. Questo dunque come postilla rispetto all'introduzione di ieri mattina. Adesso un breve intervento come ciascuno. Invitiamo Elia Colabraro, perché qui l'argomento è più... ieri c'è stato il mercato finanziario, il mercato di democrazia e ci sono stati anche altri che hanno fatto cenno alla questione. Comunque un breve intervento, prego. Elia Colabraro è banchiere, ha pubblicato un libro bellissimo, Il pubblico, la banca, il privato, che ha avuto molti echi in stampa e quindi è intervenuto già in altri nostri incontri e i suoi interventi sono stati pubblicati negli atti dei congressi. Lo ringrazio molto di essere venuto e quindi di poter dare il suo contributo. Sì, no, è così, ecco, così acceso. Così, vicinissimo al microfono. Sì. Eccoci. Prego. Forse mai come in questo momento il tema della democrazia si pone in termini stringenti, soprattutto nel settore dell'economia e della finanza. Gli eventi degli ultimi mesi ed il fermento del mondo politico italiano e internazionale nelle più recenti settimane rendono arduo, rendono difficile il compito di tracciare un quadro significativo su quelli che potranno essere gli sviluppi nel prossimo futuro. E questo ovviamente è l'inevitabile conseguenza di un sistema che ormai è totalmente aperto e di un mondo che non ha più confini né geografici né economici. In particolare sono in discussione la complessità e la scarsa trasparenza di certe innovazioni finanziarie che poi si sono rivelate altamente negative, così come sono in discussione
la ormai non piena affidabilità e credibilità delle valutazioni delle agenzie di rating e di certe strutture di regolamentazione e supervisione. Il professor Verdiglione ha raccomandato di contenere i tempi, altrimenti su questo argomento ci sarebbe molto da dilungarsi, dopo tutto quello che è successo negli USA e che è stata un po' la scintilla della crisi, della recessione in cui tutti i paesi ormai a livello mondiale si trovano. Ricordo soltanto che la scintilla è stata rappresentata dai famosi mutui subprime, dalla mancanza di organica regolamentazione e di regole di controllo accentrato nei vari stati americani. E da qui la necessità di interventi drastici cominciati già nell'estate scorsa da parte del governo americano, sia pure con mille difficoltà, anche perché tutti sapete che negli USA si contrappongono i sostenitori del liberismo e i sostenitori invece dell'opportunità di interventi dello Stato nell'economia. Comunque l'attuale crisi economico-finanziaria ha un grande pregio, e cioè aiuta a capire la condizione strutturalmente fallimentare dei moderni sistemi monetari e scioglie, dissolve alcuni falsi miti che ne costituiscono le fragili fondamenta. Sino a qualche tempo fa gli investitori, anche privati cittadini, compravano tutto. C'erano le investment banks che proponevano titoli, attribuivano rating molto spesso AAA, AA e via via, e gli investitori compravano tutto senza sapere che cosa compravano. Anche perché il contenuto di queste etichette riassunte in lettere alfabetiche, AAA, AA e così via, non era noto a gran parte degli investitori, soprattutto privati cittadini. Quindi era un dogma. Se sul mercato usciva un bond in dollari per $1 miliardo, molto spesso da 1 miliardo si andava a finire che il mercato chiedeva 5 miliardi, 10 miliardi, senza sapere poi effettivamente qual era il contenuto di queste obbligazioni. E qui ovviamente già comincia a porsi un problema di democrazia, perché chi chiedeva questi titoli da acquisire e portare nel proprio portafoglio non era messo nelle stesse condizioni di chi proponeva il titolo. Chi proponeva il titolo lo esaminava secondo le loro valutazioni, sempre soggettive. Il titolo meritava AA o AAA e questo bastava per il mercato per consentire per suggerire l'acquisizione di quel titolo. A questo punto, nell'estate scorsa, quando si è cominciato a rendersi conto che le banche non ce la facevano perché molte banche americane, soprattutto quelle operanti nel settore immobiliare, mettevano i titoli fino al livello in cui l'autorità di controllo monetaria dello Stato stesso lo consentiva. Quando non avevano più margini per continuare a emettere titoli o a fare ulteriori mutui, che facevano? Estraevano dal loro portafoglio una buona parte di questi mutui, li conferivano, li impacchettavano, li conferivano
in un veicolo appositamente costituito, veicolo che poi emetteva obbligazioni sul mercato. Ora, siccome negli USA, proprio per alimentare quello che veniva definito il sogno americano di dare la possibilità a tutti di accedere alla casa, ha lasciato spazio a interventi in questo campo sino al 100% dell'importo dell'investimento. Tutte le organizzazioni finanziarie che operavano nel settore largheggiavano abbondantemente, se non che alle prime difficoltà ci si è resi conto che una parte dei beneficiari dei mutui non ce la facevano a pagare. Quando i beneficiari dei mutui non pagavano, il veicolo in cui erano stati conferiti questi mutui, che poi aveva emesso obbligazioni sul mercato sottoscritte da tutti, si trovava in difficoltà, perché i beneficiari dei mutui non pagavano le rate e il veicolo non aveva i fondi per pagare le obbligazioni che aveva emesso sul mercato. E qui le grosse difficoltà troppo evidenti. I cittadini che possedevano questi titoli non si rendevano conto di cosa avevano fatto, proprio perché non erano stati messi nelle stesse condizioni di chi i mutui aveva proposto, quindi non ne conoscevano i contenuti. E qui si pone un grosso problema di innovazione indispensabile nel settore per creare un minimo di democrazia in modo che ognuno venga messo nelle condizioni di sapere quello che fa, cosa che fino adesso non è stato possibile. Quando poi queste banche non avevano più spazi per emettere obbligazioni, per emettere bond, allora si costruivano in maniera sintetica. Tutti avrete sentito parlare negli ultimi anni di cartolarizzazioni, di credit default swap. E a questo punto il mercato veniva allargato a dismisura, conseguentemente allo scoppio delle prime difficoltà, proprio perché ormai il mercato è unico a livello mondiale, a tutto il mondo si trova in estrema difficoltà. Si trovano in estrema difficoltà i paesi produttori di petrolio, che pure avevano avuto il tempo di accumulare grosse riserve, visto che i prezzi nell'ultimo anno erano arrivati fino a $150 al barile. Si trovano in estrema difficoltà anche le nuove economie, tipo quella cinese o quella indiana, anch'esse costrette negli ultimi mesi a ricorrere a drastici ridimensionamenti di certi fenomeni, a tagli dei tassi di interesse e così via. Quindi diciamo che il problema della democrazia nel settore della finanza va affrontato in qualche maniera a livello mondiale. Ora, attualmente la spirale si è capovolta, perché le quotazioni delle cartolarizzazioni, che fino a pochi mesi fa si erano avvitate all'insù, portando i prezzi, quindi i tassi di interesse che venivano corrisposti ancora sino all'estate scorsa, erano arrivati a livelli insopportabili. Adesso sta succedendo esattamente il contrario, cioè si stanno avvitando all'ingiù. I tassi di interesse sul mercato americano mi pare che sono stati abbassati all'1% e si parla eventualmente di ulteriori abbassamenti, quindi fino ad arrivare ai livelli giapponesi, dove si arriva anche o si è arrivati anche a tassi inferiori allo zero. Lo stesso nel mercato europeo, dove per la prossima settimana credo è in programma un ulteriore abbassamento dei tassi dello 0,50-0,75.
le agenzie di rating che avevano dominato un po' il mercato negli ultimi anni, come dicevo prima, bastava che l'agenzia, una delle tre, o tutte e tre, o 2 su 3, attribuissero un rating elevato a una emissione obbligazionaria, non c'era problema. Sul mercato trovavano subito collocazione senza difficoltà. Adesso, da molte parti, e io sono pienamente d'accordo, si comincia a mettere in dubbio la validità dei giudizi di rating, la validità dei livelli di rating. Non è molto difficile rendersi conto che effettivamente questo era stato troppo esaltato il significato del rating, e nelle organizzazioni finanziarie o istituti finanziari che operavano o ancora operano su vasta scala sui mercati, in effetti, non in tutti, ma perlomeno in alcuni, il principio era già noto. Tant'è vero che io mi riferisco, per esempio, cito l'IMI, Istituto Immobiliare Italiano, che poi a fine 1998 si è fuso con l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, dando luogo a San Paolo IMI, che poi a sua volta si è fuso con Intesa, dando luogo a Intesa San Paolo, all'attuale Intesa San Paolo. Bene, chi faceva credito industriale all'IMI non si fidava del rating, diciamo, delle società, delle agenzie di rating internazionali, ma uno doveva perlomeno fare una propria istruttoria, approfondire, rendersi conto se era valido quel giudizio di rating che era stato attribuito all'impresa, diciamo, all'esame. E molto spesso bisogna dire che le conclusioni a cui si arrivava erano diverse da quelle delle agenzie di rating. Questo significa che a oggi questo dogma è crollato. Non so fino a quando e in che misura potranno continuare ancora a resistere queste agenzie di rating, e comunque in ogni caso dovranno completamente rivedere le loro modalità operative. Io ho accennato brevemente alla finanza strutturata sui bond attraverso diciamo, la creazione di veicoli e così via, che negli anni scorsi aveva raggiunto livelli di grossa complessità, tali che negli anni d'oro delle cartolarizzazioni i prospetti informativi erano diventati illeggibili. Anche qui è sempre un problema di democrazia, perché quando viene prospettato al pubblico un certo programma, anche in Italia si è fatto ricorso alla cosiddetta finanza creativa, soprattutto nei primi 5-6 anni dell'attuale secolo, ma molto spesso non si capiva niente nei prospetti informativi delle cartolarizzazioni. Quindi anche qui occorre modificare radicalmente, diciamo, le modalità di prospettare al pubblico questo tipo di operazioni particolarmente complicate. Cerco di non dilungarmi perché ci sarebbero tante cose da dire su questo fronte. Comunque, soprattutto evito di dilungarmi sulle cause che hanno determinato lo stato di difficoltà e di recessione in cui i paesi, soprattutto diciamo quelli più evoluti, si trovano in questa fase, così come evito di dare giudizi sui provvedimenti che tutti i governi stanno prendendo per cercare di bloccare, di rendere meno dolorosa la recessione, e di ieri l'adozione di alcuni provvedimenti da parte del governo italiano che
dovrebbe servire in qualche maniera ad attenuare le brusche ricadute negative, soprattutto diciamo, su chi guadagna di meno, sui poveri e sulle imprese meno forti. Nei prossimi giorni dovrebbero seguire altri provvedimenti. Poi un provvedimento di cui si è avuta notizia stamattina, che una delle grosse banche italiane, una banca ormai con diramazioni in una trentina di paesi, ha deciso fino a un livello di 400 milioni di euro di cercare in una qualche maniera di indennizzare tutti i cittadini che possedevano titoli che avevano come sottostante obbligazioni di Lehman Brothers. Anche questo è sempre conseguenza della mancanza di democrazia, il fatto di essersi trovati in estrema difficoltà proprio per mancanza di conoscenza, per non essere stati messi in condizione di sapere che dietro quel titolo c'era Lehman Brothers. Non solo, ma anche ammesso che fosse stato portato a conoscenza la considerazione che c'era quel titolo come contenuto, in realtà non si sapeva neanche qual era la vera realtà di Lehman Brothers, una delle più note investment banks americane con operatività in tutto il mondo. Oggi come oggi, per poter ripristinare un minimo di fiducia da parte del pubblico e un corretto sistema di funzionamento da parte delle banche, occorre, secondo me, orientarsi sicuramente su 4 fattori. Prima, rimettere al centro del lavoro il cliente, cioè bisogna ritornare alla restaurazione o alla instaurazione di un rapporto in cui da una parte c'è la banca, dall'altra c'è il cliente. La banca finanzia il cliente che deve realizzare i suoi investimenti o che deve espandere la sua attività, e il cliente viene messo perfettamente in condizioni di conoscere che cosa gli deriva da questo tipo di rapporto creato con la banca. Avrà una linea di credito, dovrà conoscere tutte le condizioni alle quali la linea di credito viene messa a disposizione, il tasso di interesse, la durata, i vari vincoli e così via. Quindi ripristino di un rapporto corretto tra banca e cliente, eliminando nei limiti del possibile tutte le ricadute negative della menzionata finanza creativa. La banca deve potenziare la gestione ordinaria, lasciando da parte tutte le fantasie che hanno portato solo a lucrare gigantesche commissioni attraverso il semplice passaggio di carte o il passaggio di operazione da un'istituzione finanziaria a un'altra. Bisogna gestire con prudenza il rischio, altro grosso fattore, ma quando si dice di gestire il rischio con prudenza, in realtà è sottinteso che alla guida di queste istituzioni ci devono essere persone che conoscono veramente il mestiere. Quindi dovrebbe essere in qualche maniera isolata o comunque marginalizzata la componente politica. E ultima cosa, il rafforzamento del governo dell'impresa. Negli ultimi anni tutti avete assistito, tutte le parti del mondo, a ristrutturazioni, fusioni tra banche che hanno portato alla creazione di giganti del credito. A questo punto chi viene messo in posizione
diciamo, di top government, che viene messo al vertice di questi giganti, non può non può trovarsi nella condizione di poter governare tutto. Cioè, un gigante bancario in cui c'è investment bank e c'è finanziamenti, mutui a medio e lungo termine all'industria, mutui per l'acquisto della casa, mutui al retail e via via, chi sta al vertice non può seguire tutto questo tipo di attività. Perlomeno non può seguirlo nella maniera necessaria per poter garantire un corretto funzionamento. Diverso era, qualcuno di voi lo ricorderà, la situazione quando si parlava, diciamo, di gruppi polifunzionali. Il gruppo polifunzionale comportava che al vertice c'era una holding, la quale holding controllava tante banche. Una era specializzata nel leasing, un'altra nei mutui all'industria, un'altra nei mutui alla casa, un'altra sull'attività bancaria corrente, e ognuno aveva un suo responsabile. Adesso, mettendo tutto assieme, la confusione ovviamente è notevole, e quindi riesce un po', è estremamente difficile che il cliente e quindi il privato cittadino venga messo perfettamente al corrente di tutte le caratteristiche di ogni singola attività. Quindi a mio parere siamo andati in senso contrario negli ultimi 7-8 anni, e questo a parere di molti economisti o analisti, come li vogliamo chiamare, hanno diciamo, rappresentato più un obiettivo di accentramento di potere che un obiettivo di democratizzare meglio questo tipo di rapporti. Tu dimmi, io posso continuare quanto... Grazie. Se ti serve questa, io ho un po' scritto qualcosa. Perfetto. Giusto per memoria. Naturalmente non ho detto Sì, sì, ma certo. Allora, Hyjein Kim, vediamo dove stamattina riusciamo a recuperarla. Ah, eccola qua. Oh, stavolta siamo riusciti. Thanks for having me here one more time this year again, and then for giving me a chance to talk about democracy. Actually, I have lived in Southeast Asia for 2 years, so it's kind of hard for me, to adjust this weather, because Southeast Asia usually, very humid and very hot. So my voice is getting worse right now. So I hope you guys can understand my voice well. I was thinking what kind of topic for democracy I have to speak for this place. Actually, at college right now, I'm teaching about media, internet, and democracy.
how the internet is taking over the functions of media in democratization in East Asian countries. So I was thinking maybe I should talk about that one. And on the other hand, maybe I should talk about situations of North Korea, which my book is about. But since I heard several presenters' speech yesterday, actually I'm kind of glad I changed my topic. Today I would like to talk about more basic and more fundamentally important issue, which is about democracy in the East and the West, how democracy in the East is interpreted, and what is the relationship between culture and democracy. So when democracy in Asia discussed, different cultural traits, such as Asian values, are sometimes emphasized. I have lived in South Korea, China, Japan, and Singapore. But in all of these places, Asian and cultural values are sometimes given as reasons for particularities of their political systems. So some Western social scientists also analyze Asian democracy based on cultural differences. Can I have water, if it's possible later? The example of democracy in Asia can help us answer a bigger question, namely on the relationship between culture and democracy. Thank you. So is democracy culturally specific? What roles, if it is, what roles have cultural values played in the democratization in East Asian countries? And why do some countries emphasize Asian values? But on the other hand, how about other countries? And how are cultural values actually relevant to political systems in Asian countries? Thank you. So let me talk about Asian values first. Singapore's former Prime Minister, Lee Kuan Yew, I don't know whether you are familiar with his name or not. So Lee Kuan Yew, actually he was the first man who formulated the ideas of Asian values to explain why political systems in Asia are different from those in the West. The West is presented as liberal and cosmopolitan individual freedom, which stress civil and political rights. On the other hand, Asian values celebrate the community over the individualism, the family as the basis of society, the respect for learning, and the hard work. So Asian values as cultural traits are generally seen in group orientation. So the interests of the community are felt to come before those of the individual. So the priorities in Asia, according to this perspective, are quite different from the individualistic West. So because of these cultural differences, the argument goes that the East and the West require distinct kinds of political systems. So democracy might be suitable to the West, where individuals see each other as equals. But it might not be suitable in Asian context, where the community takes priority over the individual. So maintaining community cohesion is seen as more important than allowing for electoral competition. But what I would like to say is actually the Asian values perspective, of course, provides an easy excuse for authoritarianism. It's useful for elites in non-democratic countries to make these arguments. They are able to make cultural claims for controlling dissent. As I just mentioned now, Singapore is one of the countries that has strongly emphasized Asian values. Singapore has been ruled by one party, PAP, People's Action Party, since independence, and under the leadership of Lee Kuan Yew between 1959 and 1990. At present, even though he's officially retired,
he still commands enormous influence and power with the position of mentor minister. And his son, Li Xianlong, is the prime minister at present. And his other family members are deeply involved in major enterprises, like private sectors and public sectors, both of them. So Lee Kuan Yew started emphasizing Confucian values. But now, instead of using Confucian values, he is using the term Asian values in order to consider non-ethnic Chinese Singaporeans. So Singapore is mostly Chinese, but has many ethnic Indians and ethnic Malays as well. So leaders clearly distinguish between the characteristics of Eastern and Western democracies and justify that. So Lee Kuan Yew stated in an interview with the Time magazine in 1993. So he said, I do not believe that democracy necessarily leads to development. I believe that what a country needs to develop is discipline more than democracy. He also told the same magazine in 1995, democratizing too fast is not wise. Political scientist Samuel Huntington said that Confucian or Confucian-oriented societies are inhospitable to democracy. So this shows that some Western observers take Asian values very seriously. The major principle of the Singapore government, that free market development precedes the democracy and civil rights, hasn't still changed yet. Then how about other Asian countries? So to Malaysian elites, unity has been the most important part in their political system. So after independence, Malaysian elites set up a basically non-competitive system because they believed staying for a young nation unity was more important than representation. So delaying democratization or rejecting democracy due to different concepts is seen in other countries. Some in China have been rejecting democracy as a Western value or criticizing Western democracy as chaotic capitalism or materialism. Yesterday we heard enough about situations of China, so I'm not gonna comment about Chinese situations more. And then Thailand is also interesting case. I don't know, Thailand is sort of the most chaotic Asian country right now. If you see world news, there are so many protests and so many strikes every day there. So as you know, the prime minister, previous prime minister, Thaksin Shinawatra, so after he was taken out of his power, demonstrations and protests have still continued in the street in Thailand. It's interesting actually to observe Thailand. Is when you think about demonstrations and then strikes, you think they might be against the anti-government. They try to find their own rights. But actually, it's different situation going on in Thailand. So if you observe, the people who participate in demonstrations in Thailand, they have economic and social prestiges. And then what they speak out is they don't want to share their power with that uneducated people in their countryside. But what they are saying is that democracy might not be good for their own country. So what they emphasize their traditional monarchy system, and they make use of the king as an excuse for not letting countryside people be represented. So basically what those protesters speak out is not giving equal rights to uneducated countryside people. So at this moment, while the current Prime Minister, Somchai, so he's attending the APEC meeting in Peru, so other protesters, they are trying to prevent the Prime Minister from coming back to Thailand, which was the same tactic they used for the Thaksin Sinawatra's case.
Another element I would like to emphasize is relations between economic growth and democracy in Asian countries. Unlike the West, the East has been through tremendous development in just decades. So leaders have argued that the social-political impact of this has to be managed in such a way as to safeguard growth and avoid social fracture. So most have evolved through soft or hard developmental authoritarianism to some form of democracy. So while Asian countries built up democratization, they have also pursued economic growth. So during the 1970s and 1980s, South Korea, in case of South Korea, so South Korea achieved tremendous economic development. So the government emphasized the need for an environment of social and political order, even though this concept of the common good is always in the interest of particular groups. So discussing citizens' rights and the freedom of speech was banned for better economy, because those ideas are blocking the energy for pursuing economic growth. So when I was a kid, at school I learned, my country is a democratic country. But I grew up seeing watching many people, including my father, be sent to prison, be arrested, because they vocalized their opinions and then they were against the government. So at the time, Korean leaders emphasized the consensus and the harmony and focused on those elements for pursuing economic growth. So does this mean cultural traits or Asian values block democratization in Asian countries? But when you see in the case of South Korea and Taiwan, after long periods of authoritarianism based on military force, they have succeeded in meeting the challenges of democratization. The emphasis on citizens and their activities has led to dramatic changes in those countries. Civic groups in both places are active, and the people take the rules of democracy seriously. Korea is sometimes said to have taken Confucianism much stronger than China, but democracy thrives there despite strong ideas of hierarchy. Taiwan is the first Chinese democracy. And other Asian countries also have experiences with democracy. When you see India, India is a big country and is composed of diverse ethnic groups. However, it remains democratic. Indonesia is trying to work hard for that. And as you know, Japan is also a stable democratic nation. So what I would like to say in this place today was about cultural particularities should not be overemphasized. Different values have really not been a barrier to democracy in Asian countries. Otherwise, we would not have seen examples of democratization in that region. So the core of democratic practices can be applied in all kinds of societies, regardless of cultural differences. That's all I have for today. Thank you. Allora chiamiamo adesso Armando De Armas, che ha già pubblicato un libro con noi. Abbiamo fatto 5 volumi di dissidenti cubani e il primo che abbiamo pubblicato è stato quello di Armando De Armas. Prego. Allora mi pare che la traduzione sia consecutiva, non simultanea. Sì. Ora, in effetti il
libro si intitola Miti dell'antiesilio ed è questo. Intanto si prepari Wei Xing Sheng. No, non c'è. Ok, allora poi interpello. Sì, ok, allora le persone che sono. Nienzo pure. Ok, mi informate quando non stanno facendo l'intervista. Ok, allora si prepara poi Sadr dopo. Ok, prego. Bueno, ayer nos quedamos en que les quería contar que fue un día muy importante para mí, a manera de anécdota, y tiene que ver con la democracia y el símbolo, ¿no? Desde pequeño yo relacionaba siempre la libertad y la democracia con el frío y la nieve, probablemente porque... ayer nos quedamos con la... ieri siamo rimasti repito. Sí. Nos quedamos en que yo relacionaba la libertad. Ieri siamo rimasti che io relazionavo la libertà y la democracia con el frío y con la nieve. E la democrazia con il freddo e con la neve. Probablemente... Scusi, democrazia magari, no? Democrazia. Sì, democrazia sarà in spagnolo. Sì, scusi. Grazie, magari se lei traduce. Probablemente porque desde pequeño a mi casa llegaban postales. Probabilmente perché da piccolo a casa mia arrivavano delle cartoline. De mi familia exiliada en Nueva York. Della famiglia esiliata a Nueva York. Y en estas postales siempre se veía la nieve y se veían ellos felices luego. In queste cartoline si vedeva sempre la neve, si vedeva questa gente felice. En mi inconsciente estaba que la libertad se relacionaba con la nieve. Nella mia coscienza c'era che la libertà si relazionava con la neve. Luego he pasado la vida huyendo hacia la democracia. Poi sono passato sempre la vita fuggendo verso la democrazia. Facciamo dalla così, democrazia. non proprio parola per parola. Lei, tu un periodo, lei se lo annota e poi ce lo ripete. Se no è proprio difficile, se no è meglio la consecutiva. Lei va lì in cabina e traduce in maniera simultanea. Okay. O va in cabina, traduce in maniera simultanea, Vado come in noi cabina. avevamo chiesto, perché se no noi dobbiamo sentirci, o ci fa un riassunto ogni tanto. Perché non si fa la simultanea? Perché non è venuta a fare la simultanea? Non era d'accordo questo? È abituata a fare la simultanea? No, ho sempre fatto così. Sempre consecutiva? Perché nei congressi si fa la simultanea. No, se vuole vado a fare la simultanea. Ma per la prima volta che la fa? Sì. Ho capito. Allora niente, lui lo fa un periodo e poi lei si prende nota, le ho dato dei fogli Sì, sì. e ci dice, noi un pochino spagnolo lo capiamo, però ci fa la traduzione che serve per poi, su quella base della sua traduzione, tradurlo in varie lingue. Quindi deve essere veramente precisa. Lei prenda nota, prego, periodo, paragrafo per paragrafo, e non troppo lungo, visto che sia così difficile tradurla. Capito. Oh, okay. Capito. Luego he pasado la vida huyendo hacia la democracia. Llego a Miami, evidentemente. En Miami no hay nieve. Viajé a Nueva York esperando la nevada y tuve que irme y nunca la vi. Otro tanto me ocurrió en Berlín y en otras ciudades donde supuestamente debía nevar. Luego ayer, por primera vez en mi vida, yo veo una nevada. Luego para mí ha sido un símbolo y algo muy importante en mi vida. Esa es la anécdota que quería contarles y ahora paso a leerles el trabajo. E poi sono passato la vita fuggendo dalla democrazia, sperando sempre la neve. Poi per curiosità ieri sono arrivato qua e c'era la neve e mi è sembrato che c'era la libertà. Este trabajo lo he titulado La paradoja electoral del exilio cubano. Lo vienen anunciando todos
lo vienen anunciando desde hace por lo menos 20 años. Lo anuncian todos, o casi todos, desde el diario La Nación de Buenos Aires al País de Madrid, desde el periódico El Nuevo Herald y The Miami Herald en Miami, al New York Times en Nueva York. Lo annunciano tutti, lo annunciano da tanti anni, lo annunciano tutti, quasi tutti, dall'inizio del diario della Nazione de Buenos Aires, El País de Madrid, dal periodo di Nuevo Herald y de Miami Herald, en Miami, New York Times en New York. Desde agentes de influencia del espionaje cubano a analistas políticos, de sacerdotes de la santería a sacerdotes católicos. Dagli agenti dell'influenza dello spionaggio cubano agli analisti politici, da sacerdoti satanici